Cosa vuol dire essere senza parole? Ecco, io oggi sono qui a raccontarvi come abbiamo potuto aiutare Chiara per trovare le parole per esprimere quel mondo interiore che lei aveva, ma non riusciva a dire. Perché c'è una bella differenza tra non avere niente da dire e volerlo dire, ma non avere le parole per esprimerlo. Chiara è nata 22 anni fa con un problema cognitivo e comunicativo. Cosa vuol dire essere senza le parole? Ve lo dico con un momento di vita quotidiana. Noi eravamo a tavola. La Chiara ha iniziato ad agitarsi, io da bravo papà le volevo insegnare che si sta a tavola finché non si è finiti di mangiare. Chiara ha continuato ad agitarsi, io ho alzato la voce, noi adulti siamo forti, lei ha mosso il dito e mi ha indicato in terra dove c'era la forchetta. Bastava una parola semplice che Chiara ce l'aveva dentro, me l'ha indicata quella forchetta. La Chiara ha sempre avuto una capacità enorme di sfruttare tutto quello che ha a disposizione, ha usato il dito e una voglia di esserci e si agitava. Ma questo non è bastato e così a 4 anni abbiamo conosciuto la comunicazione aumentativa. Comunicazione aumentativa sono tutte quelle pratiche che permettono a una persona di poter ridurre il suo deficit cognitivo, il suo deficit comunicativo. Anch'io ho un chiaro deficit comunicativo che è l'emozione e poterne aumentare le sue potenzialità. Per noi comunicazione aumentativa ha voluto dire soprattutto comunicazione coi simboli. Qua vedete una frase che piace molto a Chiara: la forza sia con te. Insieme alle parole ci sono dei simboli e questi simboli permettono a Chiara di capire meglio quelle parole che vengono dette. Tutto era chiuso dentro un riquadro, ne rende vicino queste due modalità comunicative e quando parliamo con Chiara indichiamo il riquadro, la forza sia con te. Questo rende più chiaro il fatto che il simbolo e la parola sono uniti, ma fa anche una cosa molto più importante. Non chiediamo a Chiara di entrare in un mondo in cui lei non saprebbe comunicare, ma noi ci avviciniamo al suo mondo, siamo noi a comunicare con lei e siamo noi a insegnarle nella sua modalità come poter comunicare con noi. Ecco, questo è un momento di comunicazione quotidiana. Adesso iniziamo a raccontarvi la storia con un breve filmato. K, felice delfino, scivola sul fiume. E divento grande. La nostra storia è un po' come questo fiume che Chiara ha descritto con queste belle parole. Un fiume che ci ha emozionato, ci ha anche spaventato. Io ero piuttosto spaventato di essere ribaltato lì in mezzo, per poi finire con un tuffo in una nuova dimensione, l'età adulta che stiamo vivendo in questi giorni. Anche la presenza qua della persona che è stata il motore di tutto questo, della persona che ha voluto mettersi in gioco fino in fondo, fa parte di questo percorso, del diventare adulti, di assumersi le responsabilità, di poter dire quello che uno è. Quando ho chiesto a Chiara di essere presente in questo momento, all'inizio lei è partita tutta carica. Nella seconda prova si è fermato un attimo e ha detto che aveva bisogno di un momento di pensare. Parliamo di cose grosse. Parliamo di una voce che non riesce a esprimersi, parliamo della sua voglia di esserci in modo diverso. Sono passati 5 minuti, la Chiara è venuta da me, emozionata come sono io adesso, e mi ha detto che c'era, che lei è forte come Batman. Chiara era... Chiara, vieni qua un attimo. Allora... Chiara è espertissima di palcoscenico, sapeva già qual era la sua postazione, perché Chiara non userà oggi la voce, ma usa il suo modo di comunicare, indicando i simboli. Le parole che voi vedete, alcune le abbiamo scelte insieme, altre io vi dirò quando sono proprio l'espressione di Chiara, che lei ha scritto con la sua tabella di comunicazione.
e adesso vi dirà con le sue parole che cos'è la tabella di comunicazione. Vai. Ah, ecco, abbiamo problemi di altezza e allora l'ausilio è importante anche in questo caso, comunicazione aumentativa. Ci siamo? Cos'è la tabella di comunicazione? È la mia voce. Ma anche il simbolo, ne parleremo dopo, Chiara? Non aggiungerei altro a questa definizione, ma passerei a vedere in pratica la storia di questa tabella. Un quaderno che mi portavo in ogni, manca anche lì, posto. Allora, la prima tabella di Chiara, una serie di fogli divisi per categorie piene di simboli. È lassù in cima, non ci arriviamo Chiara, però ecco, vai. Piena di simboli, comodissima, tutti i simboli si vedono, ingombrante. Non potevamo usarla in spiaggia, allora così siamo passati a un quaderno. Un quaderno che possiamo portare ovunque, ma ben presto, come vedete nell'ultima immagine, anche quello diventa troppo ingombrante. Bisogna portare in giro quasi un'enciclopedia. E così, grazie alla tecnologia che anno dopo anno ci ha accompagnato, è arrivato un altro strumento, il tablet. Problemi di spazio? Finiti. Ma il tablet aveva permesso un'altra cosa che all'inizio io credevo che potesse essere quasi una magia. Chiara, ti ricordi all'inizio con la quaderno? Per parlare bisognava andare avanti e indietro. Non era facile, ma il problema non era di Chiara. Ragazza vanitosa la Chiara. Ascolta, il problema non era di Chiara, ma era della persona che comunicava con lei. Intanto doveva capire che quel quaderno era uno strumento di comunicazione, non «ma che bel quadernino pieno di disegni». E poi come funzionava quello strumento, Chiara lo sapeva molto bene, l'altro no. Ma la frase che voleva dire Chiara, lei ce l'aveva dentro, l'altro non lo sapeva, e doveva ricordarsi i simboli che velocissimamente Chiara segnava sul suo quaderno, andando avanti e indietro per le categorie. Dopo, col tablet, la comunicazione è cambiata. Chiara vi racconta di una zuffa tra il coniglio King e il coniglio Cherry e come si è sentita lei. Coniglio. Cherry. Io triste. Coniglio Cherry ferita a coniglio King. Io triste. Per la prima volta Chiara poteva comporre le sue frasi e poteva dirle con una voce che decideva lei quando far uscire e come, con la sintesi vocale del tablet. È stato un passaggio enorme. Ma qui dentro questo strumento c'era un'altra potenzialità grandissima, la tastiera alfabetica. Io non riuscirò mai a mettere tutti i simboli che servono a Chiara dentro quella tabella. Con la tastiera alfabetica posso scrivere qualsiasi parola, ma la Chiara doveva imparare a scrivere. Vai, ci arrivi. I libri mi piacciono molto. Mi piacciono i loro racconti. Cosa c'entrano i libri? Nei libri per Chiara c'erano quei racconti importantissimi, bellissimi, una sua passione. Allora, come leggerli? Prendendoli, copiandoli nel computer, dove un software associa alle parole i simboli e con la sintesi vocale Chiara li poteva leggere e li poteva stampare e leggere con gli altri. E così, scrivendoli e copiandoli, le parole sono entrate dentro Chiara, si è appropriata di quelle parole. Le prime parole che ha scritto in modo autonomo Chiara sono state Anakin Skywalker, Gandalf, la torre, il principe. E poi le parole del suo quotidiano, la nanà, il suo gatto, la Nasca, il papà Luca, la mamma Claudia, la sorella Elisa. E così siamo passati, pochi giorni fa,
a un nuovo strumento. Uno strumento che avete tutti voi in tasca, giusto? Adesso la Chiara non ce l'ha in tasca. Me l'ha dato a me. Lo faccio vedere? Vengo lì. Eccolo qua, il nuovo strumento di Chiara. Ed ecco come parla Chiara adesso. Luca, andiamo. Merenda. Festa. Festa. Io papà Luca andiamo merenda festa. Sì, stiamo andando. Ecco, uno smartphone, una tastiera, la predizione, la sintesi vocale, tutta roba che potete scaricare anche voi sul vostro cellulare. Chiara adesso comunica con questo strumento, ma ha capito anche che la sua comunicazione attraverso questo strumento può aprirsi molto di più. E così manda i messaggi alle sue amiche. Il gatto nasca con la nave spaziale. Allora, cosa vuol dire essere grandi? Vai. Ma cosa vuol dire essere grande? Una foto di ragazze grandi. Una foto importante per Chiara perché è testimonianza di un'amicizia iniziata nei banchi delle elementari e ancora tutt'oggi presente, ma una foto importante anche perché quell'incontro, chi l'ha organizzato? Chi è che ha mandato i messaggi? Te. Sì. E così a me, ignaro, mi è arrivato un messaggio sul cellulare che diceva: domenica alle 7:30 veniamo a prendere Chiara, andiamo in pizzeria e poi veniamo da voi a vedere un film. Dico, beh, direi che ci siamo, hai capito come funziona il cellulare. Siamo diventati adulti. Ecco, cosa vuol dire essere grandi? Ve lo dice anche Chiara con le sue parole. Quando esco con i miei amici, ascoltiamo musica e guardiamo film. Con la tabella di comunicazione scriviamo racconti. Con il cellulare, scusate, scrivo a tutti. E sono molto felice. Ecco, la storia finisce qua. Speriamo di avervi dato qualche stimolo perché quando incontrate delle persone che non parlano, non pensiate che non hanno niente da dire o che non hanno un pensiero. Tutti abbiamo un pensiero da comunicare, tutti abbiamo un mondo interiore da condividere e proprio grazie alle differenze di ognuno può arricchire tutti quanti. Tutti hanno diritto di provare. Non siamo speciali, non siamo nati imparati. Tutti hanno diritto di provare perché Chiara possa raccontare, esatto, a Tiziana un libro. Tutti hanno diritto di provare, come Chiara qua, a fare quello che hanno in testa. Eravamo a un open day di una palestra, c'erano tantissimi sport, Chiara ha visto dei ragazzi da arrampicare e voleva andare a arrampicare. Io e la mamma eravamo terrorizzati. Pensare a Chiara con la sua disabilità, appesa a una parete alta 12 metri con un filo. Lei è testarda, ci ha fatto capire che aveva tutti i diritti di provare e voleva provare. Sono 8 anni che Chiara arrampica. Il giorno dell'arrampicata è un giorno molto importante nella settimana. Mi ha mosso anche me la curiosità e allora ho pensato che anch'io, nonostante la mia pancia, avessi diritto di provare a fare arrampicata e mi sto proprio divertendo. Tutti hanno diritto di provare, ma per provare bisogna avere gli strumenti per una comunicazione libera per tutti. Mancano delle parole perché abbiamo scelto di fare questa presentazione con questo sistema
di simboli a Rasac, nato da un progetto di un'università aragonese. Ecco, è un progetto di simboli open source, si possono scaricare gratuitamente da internet, va sviluppato. Stiamo cercando di creare un gruppo per poter sviluppare questo sistema di simboli. Chiara, te tutti i giorni usi questi simboli? No. La Chiara ha un altro sistema di simboli, ma è coperto da copyright, per cui vorremmo che un progetto possa permettere una comunicazione libera a tutti in ogni momento. Ecco. Ma la cosa più importante, la cosa che forse vi avremmo dovuto dire prima, perché sta prima di tutto, ma vi diciamo adesso perché è quella che vogliamo che voi vi ricordiate. Potete dimenticare tutto di quello che vi abbiamo detto fino adesso, ma questo no. Importantissimo è ascoltare. Non c'è comunicazione se non c'è ascolto. Tutti hanno diritto di essere ascoltati, ma per essere ascoltati bisogna che anche noi ci muoviamo, cambiamo. Oggi tutti voi avete fatto un cambiamento, avete rotto dei ritmi. La nostra presentazione non è stata una presentazione classica. Ci siamo fermati, abbiamo dato spazio a Chiara di poter dire, di poter parlare in un modo che è diverso, un po' strano, più lento. Per ascoltare bisogna dare all'altro il tempo e il modo di comunicare. Bisogna dargli gli strumenti. Bisogna avere la pazienza di aspettare che l'altro finisca di parlare e non di dare noi le risposte, perché pensiamo di sapere già cosa ci vuole dire. Io devo ascoltare, Chiara deve ascoltare e vi chiediamo da oggi di prestare anche voi una maggiore attenzione ad ascoltare. Grazie.